Qual è l'unica cosa più difficile di fare le flessioni? Leggere un libro in italiano? Fare la spaccata? No. L'unica cosa più difficile delle flessioni sono alcune pronunce in italiano, come sh, gli, gna. Esploreremo proprio quelle pronunce più difficili che una volta padroneggiate vi faranno davvero distinguere dalla massa di studenti di italiano. Altro che flessioni. Le consonanti doppie. La sfida suprema. Le consonanti doppie sono forse l'aspetto più difficile della pronuncia italiana per quasi tutti gli stranieri. La differenza tra pala e palla, casa e cassa, caro e carro è fondamentale in italiano, ma impercettibile per molte orecchie straniere. Allora, il segreto è nella durata. La consonante doppia va tenuta circa il doppio del tempo rispetto alla singola, creando una leggera pausa. Proviamo con palla, palla, palla. Provate a pronunciarla così, palla, facendo una piccola interruzione tra le due sillabe. Palla. Provate. Vuoi fare un esercizio efficace? Recita questo scioglilingua. Prima lentamente e poi via via più velocemente. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. SC seguite da I o E. Quando il suono S più C è seguito dalla vocale I oppure dalla vocale E, come in scienza, scelta, sciare, crea un fonema che non esiste in molte lingue. Sh. Alcuni stranieri tendono a pronunciarlo separatamente, come sc, sc. In realtà è un suono unico, simile all'SH inglese, ma direi un po' più morbido. Sh, sh, sh. Mettiti alla prova. Prova a dire Sciascia lascia scivolare il pesce fresco nella scialuppa. Sciascia lascia scivolare il pesce fresco nella scialuppa. GL. Questo famoso GL di aglio, famiglia. Rido perché so bene che questo è forse il più difficile da pronunciare. Tanti miei studenti mi chiedono come posso pronunciarlo correttamente. Lo so, è vero, si fa fatica, ma niente è impossibile. Quindi il suono GL seguito da I, come in aglio, foglio, famiglia, produce un fonema palatale, che non esiste in molte lingue. Infatti fatemi sapere nei commenti se nella vostra lingua esiste. Che io sappia, no, cioè delle lingue che conosco, nessuna ha questo suono come in italiano, ma fatemi sapere. In ogni caso, per pronunciarlo correttamente, provate a dire una L, ma con la lingua appiattita contro il palato e non contro i denti, no, ma Da qui poi dovete pian piano sforzarvi di rendere il suono un po' più simile al million inglese. Quindi
Lo so bene, questo è probabilmente, come dicevo prima, il più difficile suono italiano da ricreare, ma continuate a fare pratica ogni giorno, soprattutto davanti allo specchio. Credetemi, funziona. Gli. La lingua contro il palato. Gli. Esercizio. Prova a dire: voglio una foglia d'aglio e un coniglio in famiglia. Voglio una foglia d'aglio e un coniglio in famiglia. GN, come in agnello. La combinazione di GN, come in bagno, agnello, produce un suono palatale nasale. Gn. Anche in questo caso provate a dire una N, però con la lingua contro il palato e non contro i denti. Quindi non n, ma gn. È simile alla N con tilde spagnola e all'NH portoghese. Esercizio. Prova a dire: ogni gnocco nel bagno ha bisogno del compagno. Ogni gnocco nel bagno ha bisogno del compagno. Ogni gnocco nel bagno ha bisogno del compagno. La R italiana. La R italiana è tipicamente una vibrante alveolare. Cosa? Una R, per intenderci, come per esempio in Roma, labbra, ma in posizione intervocalica, quindi tra due vocali, spesso diventa un tap, cioè un singolo battito della lingua. R, caro, per esempio, faro, bara. Notate la differenza? Roma, bara. Molti stranieri invece pronunciano la R italiana o in modo francese, perdonatemi, ma qualcosa come v, o come la R americana, retroflessa, qualcosa come r. Scusate, ma avete capito cosa intendo, no? Ma così finite per tradirvi immediatamente, perché ripeto, quella italiana è piuttosto r. E a proposito proprio della R italiana, ho realizzato un video dettagliato solo su di lei, che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione se volete approfondire proprio la pronuncia di questa consonante italiana in particolare. Se vuoi esercitarti, prova a dire 3 tigri contro 3 tigri. Questo è difficile anche per gli italiani, se detto velocemente. 3 tigri contro 3 tigri, 3 tigri contro 3 tigri, 3 tigri contro 3 tigri. L'accentazione delle parole. In italiano l'accento tonico può cadere sull'ultima sillaba, in parole tronche come città, sulla penultima sillaba, in parole piane come casa, o sulla terzultima sillaba, in parole sdrucciole come tavolo, o addirittura sulla quartultima sillaba, in parole bisdrucciole come telefonano. Gli stranieri tendono a portare i modelli di accentazione della propria lingua in italiano. Per esempio, i francesi tendono ad accentare l'ultima sillaba, mentre gli inglesi spesso accentano la prima. Ma purtroppo non funziona così in italiano, purtroppo non ci sono delle regole nemmeno ben definite su quale sillaba prenderà l'accento in base alla parola. Però un esercizio che sicuramente è molto utile è leggere ad alta voce, enfatizzando particolarmente gli accenti, che ovviamente non è una cosa naturale, non è una cosa che dovete fare poi nella conversazione con gli italiani, ma è solo un esercizio per aiutarvi a ricordare su quale sillaba di ogni parola l'accento cade. Vi faccio un esempio. Abitano in una casa molto umile ma accogliente
in città. Per fare questo esercizio dovete enfatizzare la sillaba accentata, qualcosa come abitano in una casa molto umile ma accogliente in città. Lo so, sembra che voi vi stiate arrabbiando, sembra che voi stiate perdendo la testa, ma è normale, ripeto, è un esercizio per aiutarvi. Ok, siamo quasi alla fine, restate con me. Fate l'ultimo sforzo. Intonazione delle frasi. Come dicevamo prima, l'intonazione in italiano è musicale, con curve melodiche distintive per affermazioni, domande, esclamazioni, comandi. Ecco alcuni esempi dettagliati per ogni tipo di intonazione in italiano. Nelle affermazioni, l'intonazione è discendente. Oggi fa caldo. Avete notato come il tono scende gradualmente? Sono andata al mercato. Discendente proprio sulla parte finale di cato. Marco è arrivato tardi. Nelle domande sì, no, l'intonazione è ascendente. Hai mangiato? Salita tonica sulla A di ato. Hai mangiato? Possiamo uscire? Possiamo uscire? Ti piace la pizza? Salita sulla I di pizza. Ti piace la pizza? È arrivato il pacco? Invece nelle domande con pronomi interrogativi l'intonazione è discendente alla fine. Che cosa hai comprato? Avete notato, il tono è alto su che cosa e discendente verso la fine. Che cosa hai comprato? Quando torni a casa? Più alto su quando, discendente su casa. Perché non mi hai chiamato? Come hai fatto? Nelle esclamazioni invece c'è una forte enfasi seguita poi da un'intonazione discendente. Che bello! Mamma mia! Il picco è su ma poi è discendente. Mamma mia! Incredibile! Attenzione ai comandi perché il tono è deciso, discendente, con enfasi. Vieni qui. L'enfasi è su vie. Vieni qui. Il tono è discendente ma comunque con enfasi. Dammi quel libro. Ascoltami. Siete ancora con me? No, non mi abbandonate, ho quasi finito. Volevo parlarvi ancora delle frasi sospese, l'intonazione delle frasi sospese. L'intonazione è molto particolare qui. È piana che rimane alta, cioè l'intonazione non scende perché noi stiamo interrompendo la frase, quindi quasi vogliamo creare un po' di suspense e non facciamo la discesa. Potremmo andare al mare, però non scendo. Stavo pensando che magari non ho fatto una discesa. Stavo pensando che magari negli elenchi invece l'intonazione sale sempre leggermente per ogni elemento tranne l'ultimo, dove invece discende. Ho comprato pane, latte, frutta e verdura. Infine, se c'è una parola in particolare su cui volete dare enfasi perché è quello che fa la differenza, allora dovete veramente enfatizzare quella in italiano. Per esempio, secondo i miei piani, oggi vado al cinema con la mia amica Marta. Marta mi chiama e mi dice: allora domani andiamo al cinema? E io dico: oggi andiamo al cinema, non domani. Stessa cosa se sto facendo un contrasto, un confronto. Paolo non ha chiamato me, ha chiamato lei. Bisogna enfatizzare le parole contrastate. E ricordate che una buona pronuncia non significa eliminare completamente l'accento straniero. Molti italiani trovano infatti affascinante un leggero accento, purché non ostacoli la comunicazione. E a questo proposito vi consiglio di guardare il video in cui reagisco all'italiano delle celebrità straniere che lo stanno studiando. E anche lì vi dico proprio questo, cioè gli italiani amano un bell'accento se è leggero e se comunque il resto e tutto quello che si sta dicendo si capisce. Potete trovare quel video molto molto divertente
secondo me, qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi ricordo anche che se volete essere aggiornati su tutti i contenuti che pubblichiamo, quindi se volete ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un video e se volete anche ricevere materiali per fare pratica e per migliorare il vostro italiano, materiali esclusivi e gratuiti, potete iscrivervi alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram. Per tutte le altre lezioni di grammatica e di cultura italiana invece potete passare dal nostro sito lernamo.com e per tutti gli altri contenuti esclusivi potete seguire Lernamo su tutti i social. Con questo è tutto, io vi saluto ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Se avete altri dubbi o altre domande, per favore scrivetemeli nei commenti e cercherò di rispondere in maniera chiara a tutti. Se vi va, provate a registrarvi mentre pronunciate uno di questi esercizi che abbiamo visto in questo video e inviatecelo su Instagram o pubblicatelo e taggateci. Mi piacerebbe un sacco poter commentare la vostra pronuncia e allo stesso tempo reagire ai vostri video, se ne avete voglia.